Poco fa ero seduta al tavolo della cucina. Stavo facendo colazione, finendo di fare colazione e leggendo le email che sono arrivate durante la notte e stavo riflettendo su cosa fare i 3 minuti grezzi di oggi. Come vi ho detto, lo decido sempre all'ultimo momento, a volte lo decido come oggi quando apro il microfono. E stavo così riflettendo. Dapprima ho pensato di farlo su Vishal, che è un podcast che ho cominciato ad ascoltare qualche settimana fa, esce una puntata ogni settimana. Un podcast che mi crea dei problemi perché ho iniziato ad ascoltarlo perché mi interessava l'argomento. Parla di un bambino di 8 anni che è scomparso nel 1981, il giorno del matrimonio di Charles e Diana a Londra. Nella pubblicità che la BBC fa di questo podcast dice che il bambino è scomparso, fa capire che è scomparso durante il matrimonio, quando tutta la gente era in pieno centro a Londra per salutare la carrozza che passava. Invece poi all'inizio si ascolta proprio nella prima puntata e si scopre che non è proprio così, la famiglia era già tornata a casa. Questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare perché mi ha dato l'impressione che l'autore di questo podcast, che è il fratellastro del bambino scomparso nel 1981, abbia voluto un po' cavalcare l'onda di celebrità del fatto dell'incoronazione del nuovo re. E questa cosa, ma non è questa l'unica cosa che mi fa arrabbiare di questo podcast, però continuo ad ascoltarlo. È quello che si chiama in inglese un guilty pleasure. Che è il guilty pleasure? È una cosa che noi facciamo e che però non ci piace che la stiamo facendo, ma la facciamo lo stesso. È come quando, sì, non mi vengono altri esempi, comunque è una cosa che faccio, però ho deciso no, ma frega niente di parlare di questo podcast perché ogni volta che lo ascolto mi fa arrabbiare. E stavo riflettendo, forse potrei parlare nei 3 minuti grezzi di oggi del linguaggio dei piloti, perché ho letto un interessantissimo articolo su una delle newsletter che ricevo, dove un pilota parla di come lui è diventato pilota e del linguaggio che usano i piloti quando parlano con la torre di controllo. Quindi ero seduta al tavolo che pensavo, su cosa farò i 3 minuti di oggi, e a un certo punto ho sentito una mini esplosione alle mie spalle. Che è successo? Il gatto Sputnik, che avrete ormai imparato a conoscere, quello furbetto, quello più piccolo, è salito su un mobile e non si sa come, un mobile abbastanza alto, ha fatto cadere la bilancia di precisione, quella di vetro che usavo per pesare gli alimenti, e me l'ha frantumata al suolo. Ecco qua.